Il trasporto pubblico, io dico sempre che è un player fondamentale nella vita delle persone, però ciò nonostante non gli è data l'importanza che dovrebbe avere. Cioè l'importanza che gli è data non è correlata all'importanza che poi ha effettivamente nella vita delle persone, delle aziende, dello sviluppo socio-economico di un territorio e dello sviluppo anche culturale di un territorio. Però non demordiamo, crediamo molto nel lavoro che facciamo e quindi speriamo che prima o poi qualcuno si accorga della vera importanza che ha questo settore. E dunque l'ultimo anno è stato, come per tanti, come per tutti, dirompente, perché ci ha messo di fronte a situazioni assolutamente nuove. Io, ripeto, è 20 anni che lavoro nel TPL, ma a memoria d'uomo nessuno aveva parlato di cassa integrazione nel trasporto pubblico locale, non sapevamo neanche cosa fosse, abbiamo avuto anche delle belle difficoltà ad attivarla proprio perché non c'era competenza, per fortuna, e questa è una delle tante, diciamo, dei tanti segnali che fa capire quanto sia stato un anno incredibile. Guardi, dal punto di vista personale, come penso per altri, in primis come datore di lavoro all'inizio c'è stata veramente tanta paura dell'ignoto, sia nei confronti dei dipendenti che nei confronti dei passeggeri, perché comunque il nostro lavoro è fatto da persone per persone, quindi è un virus che va a intaccare la salute delle persone, ovviamente nella nostra attività più che in altre, ovviamente ha avuto un valore anche emotivo molto, molto importante. E comunque noi siamo abituati un po' a essere, noi diciamo nel nostro gergo, sul piazzale, nel senso di essere sempre in prima linea, un po' in trincea, per cui ci siamo attrezzati, in pochi giorni abbiamo svuotato gli uffici e ridotto drasticamente il servizio, perché adesso è molto diverso, sembra passato un secolo, però allora diciamo, spingevamo e la spinta comune era ridurre il servizio per evitare che le persone andassero il meno possibile in giro e anche per proteggere i nostri dipendenti e farli stare a casa il più possibile. Poi le cose si sono evolute, fase 2, fase 3 per noi, poi le fasi sono state 100.000, noi dall'interno abbiamo visto l'indice di carico ammesso cambiava alla velocità della luce, quindi anche organizzarci, anche dare la comunicazione alle persone delle corse che c'erano, che non c'erano, di come si dovesse salire sull'autobus, di come si dovesse usarlo, di cosa fosse obbligatorio fare, quali erano i consigli, eccetera, eccetera. Quindi diciamo c'è stato un lavoro da parte di tutte le aree, al di là dell'area di produzione, che è quella in prima linea, ma anche l'area della comunicazione ha lavorato moltissimo. E poi giorno per giorno con gli enti, perché poi ci è stato poi il grande tema dei rimborsi. Purtroppo si è parlato tanto dei tempi della città, a parte che ne parliamo da una vita, dei tempi della città, e io dico che se non siamo riusciti a farlo adesso è meglio non parlarne più, perché cioè, se non è stata questa la molla che ci ha fatto lavorare su questo, penso che non lo faremo mai. E invece secondo me sarebbe proprio la grande sfida, a prescindere dal Covid, nel senso riuscire a organizzare la vita di scuole, attività, negozi e conseguentemente del trasporto pubblico non concentrato in un'unica ora, in un'unica fascia oraria molto stretta, potrebbe permettere anche a noi, a parità di risorse pubbliche, di offrire un servizio molto migliore. Qua direi che era obbligatorio, non è stato fatto e poi diciamo la storia è nota.